Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi testeremo un alimentatore della Finirsi. È un alimentatore switching piccolo, compatto e che sembra che abbia buone prestazioni. E lo proveremo insieme. Io, lo sapete, non amo gli alimentatori switching. Vediamo se questo mi fa cambiare idea, perché è molto bellino, ha molte funzioni e penso che alla fine sarà un buon alimentatore. Comunque, bando alle ciance, va prima testato prima di esporsi, perché non mi piace espormi per niente. E sicché, cosa vi devo dire? Testiamolo insieme, andate avanti col video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'alimentatore in questione è questo, si potrebbe dire piccolo e cattivo, perché è leggero, abbastanza, nei limiti ovviamente perché è un alimentatore, e ha una lunghezza di circa 20 cm, per una larghezza di 13 e per un'altezza di nemmeno 12 cm, sicché è compatto e diciamo è potente, perché è 8 A e arriva fino a 36 volt, sicché è più che diciamo sufficiente per la maggioranza degli usi che possono servire in laboratorio, e ha un sacco di funzioni che adesso andremo a vedere. Prima di inquadrarvelo da vicino vi faccio vedere con che accessori lo mandano. Allora, cosa c'è dentro la scatola? Tanto per incominciare, la scatola arriva è molto bene imbottita, sicché non ci sono problemi che l'alimentatore arrivi rotto. Poi semplicemente dentro la scatola, oltre al manuale delle istruzioni completo, c'è il cavo dell'alimentazione che mettiamo da una parte, il cavettino USB, perché l'alimentatore dietro ha una presa USB per l'aggiornamento del firmware, e sicché serve, e poi c'ha una bella coppia di cavi morbidi e molto robusti, però sono molto morbidi, sicché tornano veramente molto bene. Questo è quello che c'è nella confezione insieme con l'alimentatore. Frontale è semplice, qui ci sono le boccole di uscita, qua ci sono i tasti funzione, ovviamente per scegliere la tensione e la corrente che vogliamo erogare. È dotato anche di due prese USB, se uno deve caricare qualcosa lo può fare direttamente dall'alimentatore stesso. Indica sia i volt che eroga, gli ampere che eroga e anche diciamo il wattaggio che stiamo assorbendo. Vi inquadro più da vicino il monitor per farvi capire altre funzioni. Allora, con questa manopola si passa dalla funzione di visualizzazione classica a quest'altra funzione di visualizzazione. Qua si vedrà una specie di grafico, dopo lo vediamo insieme, che ci dirà eventualmente le variazioni di corrente che ci sono state nell'alimentatore, sicché se mettiamo il grafico possiamo vedere in tempo reale quello che sta succedendo con l'assorbimento del carico. Poi, spostando ancora, appare questa finestra, che semplicemente questa finestra, vedete, è A e C e è contrassegnata come l'USB A e l'USB C. Praticamente ci dirà quello che sta uscendo come tensione dalla presa USB A e presa USB C, e ci dirà la stessa cosa quello che stiamo erogando in corrente. Poi, rimuovendolo, ancora facendo uno scatto, ritorna sulla pagina diciamo principale. Premendo invece questo tasto qui, che è contrassegnato col simbolo dell'ingranaggio e la freccina, si accede a questo tipo di menu qui. Allora, questo menu da M1 a M6 sono le memorie. Praticamente si può scegliere per ogni memoria da M1 a M6, si può scegliere che tensione fare erogare l'alimentatore e la limitazione in corrente, in maniera che uno praticamente, scegliendo la memoria che vuole, può avere già la tensione e la corrente che vuole. Per esempio, che ne so, sulla memoria 1 ci potrebbe mettere 5 volt 1 ampere, sulla memoria 2 5 volt 3 ampere e sulla memoria 3 magari 12 volt 1 ampere, su M4 12 volt 5 ampere e compagnia cantante, insomma, di questa
di questo passo qui. Poi proseguendo ancora si va nel menu System. Accedendo a questo menu System si può personalizzare praticamente quello che si vede sul piccolo monitor. Si può scegliere il linguaggio, che comunque è in inglese e in cinese, sicché è inglese. Si può scegliere la luminosità, è impostata al 100%, vi consiglio di lasciarla così, il volume, che anche qui è al 100%, e poi per esempio, che ne so, se andiamo qui, c'è scritto Style Switch, ora è su Dark, se io lo sposto posso metterlo da vedere il monitor invece che nero con le scritte bianche, bianco con le scritte nere, e quello a discrezione vostra. Proseguendo ancora si va nelle informazioni, dove si può o resettare di fabbrica, sicché cancella la memoria e tutte queste cose qui, e poi ci dice che modello è e la versione del firmware, in maniera che se va aggiornato sapete che versione di firmware avete e potete decidere se aggiornarla o meno. Adesso faremo un test sull'alimentatore, dico faremo come al solito io e voi, e io testerò i parametri che ritengo, diciamo, principali per un tipo di alimentatore, cioè non è che farò dei test particolari, però tutti i test che si fanno normalmente per il funzionamento di un alimentatore, cioè vedere se la tensione che eroga sul display è veramente la tensione poi d'uscita, lo stessa cosa per la corrente, se il display indica la corrente giusta d'uscita, e poi vedremo se c'è un calo di tensione durante l'assorbimento quando si va a prelevare un carico, perché ovviamente se l'alimentatore eroga anche la tensione giusta sul display e quando ci metto un carico si siede, è inutile, voglio dire, che ci sia, non è più un alimentatore a quel punto lì. E sicché vedremo anche questa cosa qui. L'altra cosa che diamo un'occhiata sarà il Ripple, anche se ovviamente essendo un alimentatore switching qui ci troveremo sicuramente un po' di residuo di alta frequenza, intorno a 50-80 kHz, quello che è. Ma però quello, diciamo, sugli alimentatori switching è normale. Se fosse stato un alimentatore lineare ovviamente avremmo trovato, specialmente in fase di assorbimento, un residuo dell'alternata ovviamente. Sicché proseguiamo con i nostri test. Non toglierò gli strumenti dagli scaffali e pertanto ve li faccio vedere e inquadrerò di volta in volta. Allora useremo questo multimetro a 6 cifre e mezzo per andare a controllare la bontà della tensione in uscita, e poi useremo un carico fittizio per testare diciamo alle varie correnti come si comporta l'alimentatore. Il carico fittizio o carico elettronico, come lo vogliamo chiamare, questa volta sarà questo. Tra parentesi vi do un'anticipazione. Questo è un altro carico fittizio che avevo fatto e che vi avevo già fatto vedere, però alcuni hanno visto il mio carico fittizio più vecchio, il mio carico elettronico più vecchio, che ora ve lo inquadro. Quello lì che è sullo scaffale in alto non si vede benissimo, è questo qui, è il carico fittizio che ho, diciamo, fatto io parecchi anni fa, un pochino spartano e ancora perfettamente funzionante. Allora vi farò vedere e farò per voi una replica di quel carico fittizio lì, in maniera che chi lo vuole poi avrà lo stampato, e vi farò vedere il tutto. Ci sto lavorando. L'oscilloscopio che useremo per le prove sarà questo. Anche qui c'è lo schermo che ovviamente è molto lucido, comunque per vedere l'uscita se è abbastanza pulita da questo alimentatore qui. Io direi di iniziare. Comunque, piccolo spoiler, sto lavorando a questo carico elettronico che presenterò in uno dei prossimi video, perciò non perdetevelo. Vediamo se le tensioni sono quelle che dichiara sul display. Allora, ora stiamo tirando fuori 100 mV, sicché ovviamente sono pochi i 100 mV
con alcuni alimentatori è difficile anche, diciamo, tirarli fuori. Alcuni alimentatori vanno da 1 volt in su, da 0,7 volt in su, sicché questo che eroga già anche meno di 100 millivolt se non mi sbaglio. Vediamo un attimino insieme. Così sono 10 millivolt circa, addirittura tira fuori 10 millivolt, sicché direi che ci siamo proprio anche come versatilità. Comunque torniamo a erogare 100 millivolt. Come vedete, questa barra diventa rossa quando non eroga. In questo momento qui non ci sta uscendo nessuna tensione. Se la premiamo diventa verde e l'apparecchio eroga tensione. Vediamo se questi 100 millivolt sono 100 millivolt. Ecco, come possiamo vedere sono 101 millivolt, sicché diciamo 1 millivolt di differenza mi sembra veramente poco. Ora andiamo a erogare 1 volt, per esempio. Sono prove un attimino lunghe e a qualcuno annoiano, però è l'unica maniera per riuscire a capire come un apparecchio possa andare. Ora stiamo uscendo con 1 volt e praticamente siamo a 1 volt,001, sicché ci siamo alla grande per quello che mi riguarda. Portiamolo direttamente a 5 volt. Come vedete, dietro l'1 ci sono 2 cifre e anche nell'altro multimetro avete visto che le prime 2 cifre dietro l'1 segnavano tutte e 2 zeri. Comunque portiamolo a 5 volt. 5 volt. Sta erogando 5 volt, 5,00, e se andiamo a vedere il multimetro anche lui segna 5,00, sicché anche a questa maniera qui abbiamo capito che le tensioni che eroga in uscita sono corrette. Portiamolo a una tensione qualsiasi nel mezzo, proviamo, e se la tensione è ancora giusta vuol dire che ovviamente sta erogando sempre le tensioni giuste. Portiamolo, che ne so, a 23,55, 53, 23,53 volt. E come vedete 23,53 volt, perché ovviamente noi sul nostro alimentatore abbiamo le cifre così. Questo ne ha di più, però ci siamo alla grande, sicché diciamo che come tensione erogata e misurata e mostrata, direi che ci siamo. Allora, il carico elettronico è questo. Lo collegheremo tramite questi 2 coccodrilli all'alimentatore e poi andiamo a vedere se le protezioni intervengono alla corrente che andiamo a impostare sull'alimentatore. Non starò a inquadrare sempre il carico, perché ovviamente se vi dico ho messo l'alimentatore con una protezione per esempio di 3 ampere, lo vediamo anche sull'alimentatore stesso, la corrente che sale, e a un certo punto, quando si è raggiunta la corrente di limite, ovviamente l'alimentatore andrà in protezione, sicché non occorre che inquadri ovviamente sempre anche il carico elettronico. Allora, come potete vedere, ho impostato 15 volt e la protezione in questa maniera qui l'ho impostata a 1 ampere. Ora regolo il carico fittizio, accendo l'alimentatore, regolo il carico elettronico che eroghi 100 mA alla volta. Quando arriviamo a 1 ampere ovviamente dovrebbe bloccarsi l'alimentatore. Ora stiamo assorbendo 95 mA, 200 mA, 300 mA, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Se io vado a 1 ampere, lui dovrebbe andare in protezione come lo supero di poco. Infatti, come vedete, ora siamo a 1 ampere e lui si è bloccato a 1 ampere, però CC è in protezione.
e non sta erogando nulla perché sta erogando 0,14 volt. Se io torno indietro e ritorno a 1 ampere preciso, praticamente sta erogando nuovamente e questo CV è verde. Se io alzo ancora e vado su 1 ampere e 100, praticamente questo qui diventa CC rosso e l'alimentatore si blocca. Facciamo la stessa cosa per una corrente, per esempio, di 5 ampere. Lo portiamo su 5 ampere. Io posso salire di 1 ampere alla volta a questo punto, 1 ampere, 2 ampere, sono a 4 ampere praticamente, 3,996. Ovviamente questo assorbimento minore che vedete qui è anche dovuto alla resistività, alla resistenza dei cavi che vanno fino al carico, sicché non essendo ovviamente il carico attaccato direttamente all'alimentatore, anche se io imposto 4 ampere sul carico, magari poi abbiamo un assorbimento leggermente inferiore. Allora, a 5 ampere è ancora, come vedete, su CV sta erogando praticamente i suoi 5 ampere. Se io vado a 5 ampere e 100, 5,1 ampere, è andato in protezione e la tensione è calata, sicché io direi che anche come protezione, diciamo, ci siamo. Se vedete, lui ora sta dicendo che comunque si tira fuori i suoi 5 ampere anche se è protetto, e se io, perché di più ovviamente non tira fuori, sicché sta indicando appunto 5 ampere anche se sto cercando con il carico di togliere 5,1 ampere praticamente. E se noi andiamo a vedere il carico, ecco lì che anche lui segna 5 ampere, sicché anche come sezione amperometro la misura che dà sul display è quella giusta. Spero che il display si veda abbastanza bene. Ho impostato la corrente su 8 ampere, che è la corrente sua massima. In realtà la corrente massima è 8,2 ampere se non mi sbaglio. Saliamo, ora siamo a 8 ampere praticamente, è andato, come vedete, CC è andato in protezione. Se io scendo a 7,9, come vedete, la protezione non è scattata, sicché quando si arriva a 8 ampere praticamente lui se ne va giustamente in protezione. Se si dovesse superare la soglia massima, vediamo cosa succede di oltre 8,2 ampere, che lui, diciamo, se l'abbiamo lasciato al massimo per uno sbaglio o qualcosa del genere. Tolgo un attimo il carico, mi metto al massimo 8,2 ampere, rimetto gli 8 ampere di carico. Lui, come vedete, questa volta non è intervenuto, però se io supero gli 8,2 ampere proprio al massimo, è andato in protezione. Vediamo cosa succede se lo lascio un pochino così in protezione. Non succede niente, la temperatura sta salendo, probabilmente se lo lascio così quando va in sovratemperatura diciamo, si andrà in protezione. Pensavo che a 8,2 ampere magari andasse in protezione dopo un pochino di tempo che lavora, che staccasse direttamente tutto perché sentiva che l'apparecchio era, diciamo, troppo sollecitato. Allora, questa è la famosa funzione di grafico che può essere utile magari per dare un'occhiata se ci sono delle variazioni di assorbimento o di cali di tensione o quello che sia. Magari ci siamo distratti un attimo e non avremmo visto cosa succede. In questa maniera la striscia arancione è la tensione, la striscia blu è la corrente. Stiamo assorbendo in questo momento 2 ampere e non c'è nessun, diciamo, calo di tensione perché magari è intervenuta la protezione o roba del genere, e è tutto, sono due linee piatte, elettrocardiogramma piatto. Se io aumento per esempio la corrente, ora l'ho portata a 3, ora l'ho portata a 4, ora l'ho portata a 5 e poi ritorno
indietro, ora risono a 4, risono a 3, sono a 2, sono a 1 e come vedete lui ha fatto questo grafico qui, dice che io sono salito con la corrente in questo momento qui e poi sono risceso. Questo che vuol dire che se ora io sto lavorando a 1 ampere, ma di punto in bianco per un attimo mi sale l'assorbimento, per esempio a 3-4 ampere, io lì per lì non me ne accorgo perché sono voltato. Se io lo porto, che ne so, a 4 ampere, 5 ampere, torno indietro a 1 ampere, non mi sarei accorto di niente perché a cose normali non ho visto niente, ma dal grafico lui mi dice che ho avuto un'impennata dell'assorbimento e magari ci può far comodo quando stiamo lavorando su un apparecchio sapere se ci sono degli assorbimenti anomali. La stessa cosa è se l'alimentatore mandasse in protezione un attimo, sempre perché il carico che c'è collegato ha avuto un picco, io non me ne accorgerei e in questa maniera noi andiamo un attimo a, per esempio, 6 ampere, poi torno indietro a 2 ampere dove ero e lui, come vedete, mi dice che c'è stato un picco, vedete la striscia blu si è innalzata parecchio e anche la striscia rossa in quel punto lì, la striscia arancione, si è abbassata perché c'è stato una protezione, un intervento di protezione dell'alimentatore stesso. È una cosina veramente utile questa qui, è una cosina comoda. Io farei ora la prova di vedere di quanto si abbassa la tensione d'uscita mettendo un carico. Ho collegato questi due puntali che vedete, sono quelli del multimetro a 6 cifre e mezzo. Ho regolato l'alimentatore per la corrente massima e sicché farei la prova a vedere magari quanto cala la tensione con magari assorbendo 5 ampere e poi assorbendo 8 ampere. Possiamo usare la funzione relativa del multimetro. Questo è il multimetro inquadrato. Se io premo la funzione relativa rel, praticamente lui segna più o meno 0 perché chiaramente l'alimentatore ha un leggero movimento, diciamo leggerissimo di tensione, essendo a 6 cifre e mezzo lui me le va a segnare lo stesso. Comunque se c'è un calo di tensione da questo 0 lui segnerà un numero, questo numero è la tensione che sale o che scende. Vi faccio vedere, allora vi faccio un esempio della funzione rel. Mettiamo che io sono su 15 volt, l'ho azzerato e io salgo, vediamo, di 10 millivolt. Se salgo di 10 millivolt lui mi segna 10 millivolt che sono salito. Se io invece scendo di 10 millivolt mi segna meno eccetera eccetera 10 millivolt. Ovviamente se io invece che 10 millivolt avessi una caduta di tensione tipo di 100 millivolt come ora, se lo vedete sono 99 millivolt. Se fossi di 200 millivolt mi segna meno 200 millivolt, sicché, perché c'è il meno davanti, sicché noi in questa maniera qui, quando mettiamo il carico, ci accorgiamo di quello che succede. Vediamo un attimino. Imposto 5 ampere, ora abbiamo un assorbimento di 5 ampere e vediamo cosa ci dice il nostro multimetro. Con un assorbimento di 5 ampere abbiamo avuto una caduta di tensione di 25 millivolt che comunque sono trascurabili. Proviamo ora alla corrente massima di 8 ampere, l'ho staccato, l'ho messo su 8 il carico, riaccendo il carico, ho acceso il carico, 8 ampere come vedete, e abbiamo una caduta di tensione con 8 ampere di 40 millivolt e sono veramente trascurabili. Diciamo che ha un'ottima stabilizzazione della tensione. Tanti alimentatori lineari
purtroppo, perché a me garbano alimentatori lineari, tanti alimentatori lineari non sono così stabili. Prima di passare ad altri test, controlliamo, diciamo, il residuo, chiamiamolo ripple, comunque diciamo il residuo che abbiamo in uscita. Ho collegato l'oscilloscopio lì direttamente e ora vi inquadrerò direttamente l'oscilloscopio senza più inquadrare l'alimentatore. Proviamo sia a vuoto e proviamo con il carico inserito. Ho dovuto spengere le luci perché ci sono, diciamo, troppi riflessi. Spero che si veda comunque in maniera accettabile. Allora, questo è il residuo che esce dall'alimentatore. A sua discolpa possiamo dire che non è tutto il residuo che esce solo dall'alimentatore, perché purtroppo fra alimentatori switching e compagnia cantante che ci sono in laboratorio per altre cose, un pochino di disturbi ci sono già di suo. Comunque questo, l'oscilloscopio è impostato a 20 mV per quadretto, 20 mV picco picco per quadretto. Fermo un attimino l'immagine e praticamente in questo momento qui, considerando tutto, vedete ci sono anche dei picchi più alti, considerando tutto sono circa 9 mV RMS di spurie switching che escono dall'alimentatore, ma una parte, come ripeto, di questi disturbi è dovuta a cause esterne, sicché saranno meno, diciamo intorno a 5-6 mV RMS. Io accendo il carico, per esempio 5 A, e vediamo se aumenta il residuo. È aumentato, lo rifermo per avere un'idea migliore e siamo saliti a 15 mV praticamente, che comunque sono pochi, sono trascurabili lo stesso. Porto la corrente, l'assorbimento massimo a 8 A, vedete è aumentato ovviamente, e ora abbiamo un residuo RMS di 21 mV. Ho dovuto cambiare la scala dell'oscilloscopio, però questi 21 mV picco picco ovviamente non sono solo da qui a qui, ora voi le vedete male, ma ci sono anche delle altre spurie, diciamo, che se ne vanno a giro. Comunque direi che è trascurabile. E ovviamente questa qui è la frequenza anche dell'oscillatore switching che è interno, che possiamo anche vedere quant'è la frequenza di questo oscillatore. Vi faccio vedere come. Allora ho messo questa bobina in cima alla sonda dell'oscilloscopio. Eccola qua. Se io l'avvicino all'alimentatore, alla carcassa dell'alimentatore, come vedete abbiamo diciamo un aumento mano a mano che l'avvicino, abbiamo questa forma d'onda che aumenta. Questa forma d'onda, spero di non passarvi davanti, la possiamo allargare. Eccola qua. Questo è quello che sta uscendo praticamente dal nostro alimentatore. Se io lo fermo un attimo per vedere, e sono 85 kHz. Praticamente l'oscillatore dell'alimentatore si presume che sia 85 kHz. Chi non ha l'oscilloscopio lo può vedere anche con uno dei tester che ci sono ora, che fanno la misura della frequenza. Ora ve la faccio vedere. Allora, se io prendo uno di questi tester moderni che ha la funzione anche frequenza e ci attacco una bobina in cima, questa è una bobina che uso, è praticamente la bobina di Urelé, torna benissimo per fare queste cose. Se io l'avvicino all'alimentatore, lui va a leggere gli 85 kHz praticamente dell'oscillatore, va a leggere la frequenza di switching dell'alimentatore.
e sono 85 kHz. Come abbiamo visto prima, è una cosa che mi sono meravigliato, sembrerebbe, visto che non è un'onda quadra, ve la rinquadro sull'oscilloscopio che è bloccata là, sembra perlomeno che sia un'onda sinusoidale, e questo è anche meglio perché dà molte meno spurie che se fosse un'onda quadra. Per me rimangono giusto due cose da farvi vedere. Una è la prima, diciamo, se noi andiamo in questa funzione qui che vi dicevo, questo qui è un altro apparecchietto, diciamo sempre della Finirsi, e che ovviamente è ricaricabile, sicché se io metto la presa USB qui dentro, lui mi va a indicare che su A, perché ho usato A, non ho ora una presa C ovviamente da poterla usare, che comunque su A mi sta erogando 5 volt e in questo momento sono 270 mA circa di assorbimento da quella presa lì. Eccolo qua, 260 mA di assorbimento. Ovviamente la stessa cosa la farebbe se abbiamo un altro apparecchio collegato all'altra presa. Questo apparecchio qui è compatibile, non mi ricordo come si chiama il protocollo perché non ci sto dietro a quelle cose lì, comunque è compatibile con il protocollo di erogare più tensione in base all'apparecchio che ci andiamo a collegare, sicché nella presa USB C, se io ci metto un apparecchio che può diciamo funzionare con tensioni più alte, per la ricarica ovviamente lui si imposta automaticamente. Penso faccia la stessa cosa anche sulla presa A, ma non ne sono sicuro perché, ripeto, sono cose che non ci sto troppo diciamo dietro. Comunque anche questa è una funzione che fa e possiamo usare il nostro alimentatore per ricaricare le nostre apparecchiature USB e torna comodo anche quello. Ora io farò un'altra cosa, ricollego il carico all'alimentatore, lo imposto su una tensione tipo 15 volt come prima, che è una tensione intermedia, non lo faccio a tensione massima, faccio una tensione intermedia, assorbirò dall'apparecchio 8 A e guardiamo la temperatura dove va a finire. Se vedete ora è una temperatura di 30 gradi e la ventola si accende in automatico quando la temperatura sale. Ora io ho messo 8 A, lo lascio lì un po', vediamo se quando parte ovviamente la ventola e a temperatura massima arriva. Sicché noi, ecco, la ventola è già partita, a 33 gradi è partita la ventola, 32-33 gradi, io lo lascio lì e ci vediamo fra un po' e guardiamo quanto è salita la temperatura. Allora, eccomi qua, dopo una mezz'oretta di lavoro praticamente, si vede che 8 A ovviamente per tutto questo tempo erano troppi, lui è andato in protezione e infatti la temperatura poi è riscesa, come vedete, a 29 gradi, sicché anche questo è diciamo una bella cosa. Io ora lo riaccendo, lui se ne riva tranquillamente e probabilmente se lo lasciamo diciamo troppo sotto carico va direttamente in protezione, nel senso che la spia da verde diventa rossa e si protegge diciamo l'alimentatore. Era andato, ho visto la temperatura massima, era andata mi pare a 50 gradi, 55 gradi, e poi si è diciamo bloccato per evitare danni, sicché è una bellissima cosa anche questa. Io passerei alle conclusioni, comunque ripeto, questo alimentatore, a me che non piacciono gli switching, direi che è promosso a pieni voti. Allora, il video è finito, il test l'abbiamo fatto insieme io e voi come sempre e abbiamo visto che questo alimentatore, ripeto, nonostante a me non piacciono gli switching, questo alimentatore invece va veramente ma veramente bene. È pieno di protezioni, sicché si blocca, non può succedere niente, c'ha un sacco di funzioni come abbiamo visto insieme,
particolari anche, magari non a tutti gli serviranno tutte queste funzioni, e comunque è veramente un bel apparecchietto, leggero, compatto e promosso a pieni voti, sicché non c'è da dire altro. Chi gli interessasse eventualmente prenderlo, io metto come al solito il link in descrizione, sotto in descrizione, per averlo con lo sconto, perché magari prendere un apparecchio che è anche magari scontato è più comodo. Un alimentatore serve in tutti i laboratori, questo è potente, piccolino, leggero, si sposta, a display a cristalli liquidi, l'avete visto, e sicché è un apparecchio che va molto bene. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!